La migliore delle Adidas, senza se, senza ma, almeno tra quelle che abbiamo provato sinora. Ciao a tutti da Emiliano e Alvin e benvenuti ad un nuovo video sul canale YouTube Padel Review. Siamo qui alla Casa dei Padel e oggi, Alvin, di cosa parliamo? Il nome è lungo e difficile, esatto. Vediamo quante volte ci metti a dirlo giusto. Oggi proviamo e recensiamo la Adidas Adipower Multiweight Control 3.3. Quasi, perché era CTRL invece che Control. Che vuol dire? Control, però diciamo, vai, sei stato bravo, che è la racchetta di Alex Ruiz, che nelle interviste che gli ho fatto, sia di quella dell'anno scorso che quella di quest'anno, dicevo: com'è la tua racchetta? La mejor, ma ha sempre detto la mejor, e su questa di quest'anno ha perfettamente ragione, perché è una racchetta per me incredibile, molto meglio rispetto a quella dello scorso anno, che purtroppo si spaccava 90 volte su 100, soprattutto in questa parte, e invece quest'anno è stata rafforzata, è diventata molto più solida la racchetta e fortunatamente non si spacca, anche perché costa 400 euro di listino. E quindi forse la più costosa delle Adidas. È la più costosa della serie Adidas, più delle Metal Bond di Galan. Ora, non so se anche sulla nuova multiweight del prossimo anno avremo il manico più lungo come sulla Metal Bond, io credo di sì, però è solo una mia idea, visto che c'era sulla Metal Bond. La gente se lo aspetta anche su questa, poi dopo questa recensione in cui dico che è la migliore, cioè sicuramente andrà a ruba. Alvin, siamo 10.500, che cosa... Obiettivo? Obiettivo 20.000, cosa devono fare per arrivare a 20.000? Devono solo dire a un amico di mettere mi piace al video, di seguirci, di commentare. Passaparola. È semplice. È semplice. È facile di così. Parliamo del prezzo appunto di questa racchetta, che costa 400 euro, ma adesso a livello di street price, col codice sconto Carchia 15 o Carchia 10 sul sito Padel Market, la si porta a casa a circa 270 euro. Io la vado a comprare. 400 euro no, perché 400 euro per una racchetta sono veramente troppi, ma a 270 euro io questa la compro domani. È la migliore Adidas, sì, probabilmente anche io. Ripeto, la migliore tra quelle che abbiamo provato sinora. Ci mancano tutta la serie Cross che speriamo di recensire, soprattutto quella di Martita Ortega. Comunque questa, a mio avviso, al momento è la migliore, senza se e senza ma. Passiamo adesso a parlare del livello di questa racchetta. Destra-sinistra, perché è una racchetta super polivalente, intermedio-alto. Sì. Perché comunque, dato il peso abbastanza impegnativo anche. Sì, però questa qua poi lo diremo, comunque il sistema Weight and Balance System è diverso rispetto a quello della Metal Bond, perché i pesi sono anche in testa, quindi si può diminuire o aumentare il peso in testa. Quindi il peso impegnativo, perché noi abbiamo giocato con tutti i pesi e dove l'abbiamo trovata che performava meglio. Esatto. Si possono togliere appunto i pesetti per renderla più maneggevole e modificare appunto il bilanciamento. Quindi non direi una racchetta pesante, perché senza pesi sarà circa sui 360 grammi. Ah, ok. Quindi non era preparato purtroppo Alvin, mi dispiace. Cartellino giallo per Alvin, alla prossima verrà espulso, aprirò le candidature per rimpiazzarlo. A posto, sì. Quindi livello intermedio-alto, destra-sinistra. Sì, esatto. Parliamo delle caratteristiche tecniche. Abbiamo detto questo Weight and Balance System, pesi di lato, pesi in testa, pesi di lato. Insieme alla racchetta arriva la chiavetta per togliere i pesetti e arriva anche un protettore da inserire a parte, come su tutte le altre Metal Bond, anche che abbiamo già recensito. Forma rotonda, piatti in carbonio 18K, gomma EVA High Memory, facce ruvide con sistema Spin Blade Decal, tatto intermedio direi. Sì. Purtroppo solito manico di Adidas piccino, che io ho usato senza overgrip e devo dire che scivola, perché alla lunga scivola, e lo preferisco un po' più grande, un po' più cicciotto, però è il classico manico di Adidas, non è che cambia rispetto alle Metal Bond. Il laccetto ha questo cordino che va arrotolato 100 volte attorno al polso, ma ormai dopo aver provato, anzi dopo aver provato 1000 Adidas, sappiamo come si mette. Si mette qua, si gira, lo giri e giochi, perché se non lo giri così tanto al secondo colpo lo perdi sicuramente. Qual è il peso della nostra pala, Alvin? 370 grammi tondi tondi. Con tutti i pesi. Bilanciamento a? Invece il bilanciamento a 27.2. Quindi in alto. Esatto. Qui viene indicato even al centro, però togliendo magari qualche peso sicuramente si abbassa un pochino il bilanciamento, però è una racchetta che
Non è proprio la più maneggevole del mondo, però come ci si gioca in maniera incredibile. Sì, però per me è giusto che sia con queste caratteristiche, cioè secondo me è fatta per essere così bilanciata in alto, un po' pesante, cioè Sì, se no perché- perderebbe le sue qualità dopo. Esatto, soprattutto dall'alto. Parliamo di come si comporta da fondo campo. Allora, come si sente la pallina veramente sia da fondo campo che al volo che dall'alto? Cioè si ha sempre massimo controllo sulla palla. L'uscita di palla è buona, i pallonetti vanno su facilmente, ma si può giocare teso, si può giocare di tocco. È comunque una racchetta veramente che mi è piaciuta tanto. Cioè, poi lo dirò dopo, soprattutto dei colpi dall'alto. Cioè, non ho sbagliato quasi mai e per me è davvero difficile, sia quando acceleravo che quando giocavo un po' più lavorato. Cioè, si sente tantissimo la pallina sul piatto. Il punto dolce per essere una racchetta rotonda è buono, l'uscita di palla, come detto, è buono. Ovviamente a 3,70 non è la racchetta più agile del mondo. Io quando le racchette pesano un pochino soffro soprattutto sulle palle difficili e lunghe di rovescio, perché comunque sono un po' più lento che col dritto e quindi un po' si fatica. Però veramente è una racchetta che da fondo campo permette di giocare come preferite e risponde sempre presente. E adesso vi faccio vedere con Alvin, che mi mette alla prova, come si comporta da fondo campo la racchetta di Alex Ruiz. Adidas di Ruiz da fondo campo. Permette qualsiasi cosa, controllo assoluto sia di giocare di potenza che di tocco. Questa è finita rete però, che di tocco per conquistare la rete. Su con la EVA High Memory esce anche bene la palla, davvero la migliore delle Adidas tra le racchette Adidas usate e testate quest'anno. Non sono mai andato in difficoltà. Bel tocco secco, questa è un po' scappata. Buonissimo il punto dolce. Vai Alvin, mettimi un po' alla prova. Su, facile, veramente con una comodità estrema. Alvin purtroppo le stecca tutte. E pallonetto lì. E ancora pallonetto che va indietro, fuori, niente, non mi tiene perché con questa racchetta sbaglio, ho sbagliato davvero poco. Vai, ultima, su, cioè questa la difendo veramente in ciabatte, neanche ad impegnarmi a quanto tira piano. Va, adesso veramente ultima Alvin, vai. Così, finisce con lui a rete, ma come detto, punto dolce buono, controllo totale, si può giocare in tutti i modi con questa racchetta da fondo campo, ma poi anche a rete al volo. Alvin, l'ho provata da fondo campo, vai a rete, che dici? A rete devo dire che non è un cannone, ma rende tutto facile, cioè perché riesce a fare qualsiasi colpo lavorato, la palla che schizza via, quindi anche offensiva, vicino al vetro, che scende giù subito, gli effetti sono buonissimi. Forse nel blocco un pochino il peso, sì, in teoria nel blocco il peso dovrebbe aiutare, però questa, forse anche dovuta al manico, che è un po' così, l'ho sentita un po' vibrare. Sì, non so quando se... si tira forte addosso e vai appunto di blocco, l'ho sentita un po' vibrare. vibra E si sente un pochino sul braccio, come alla fine per noi tutte le Adidas un pochino vibrano, chi più chi meno. Esatto. Questa tra quelle che vibra di meno, però quando tirano forte. Una cosa che però mi ha sorpreso è l'uscita di palla, che è buona e soprattutto è sempre omogenea, ovvero tirare anche con delle aperture magari un po' più ampie direttamente sul vetro è davvero difficile. Come diceva anche Amy prima in difesa, è difficile sbagliare con questa, perché è proprio la senti tanto la pallina, nonostante anche comunque quando vuoi tirare una palla offensiva la palla viaggia, comunque sul piatto senti tanto la pallina e quindi l'errore, diciamo, gratuito non c'è più.
Quindi Ora la davvero- compreranno tutti sperando di non fare un force error Invece- nella seconda partita, ma io sbaglio sempre, com'è possibile? Questa ci denunziano per recensione ingannevole. No, però adesso a parte gli scherzi, è una racchetta veramente, veramente... Cioè c'è un controllo totale Controllo, sulla palla, esatto. sulla palla. riesce a far tutto bene, cioè riesce a far tutto bene. Adesso allora vediamo come... È un disastro Un adesso. disastro, e la Deada la vedremo direttamente live come esce. No, una bomba. Sì, dai, questa sì. Alvin Arete. Come ho detto prima, tra tutte quelle provate Adidas, questa è la migliore. Guardate come anche... bel passante. Come riesce a far tutto bene, sia nelle volée secche che nelle volée, guardate come questa, lenta e lavorata, come scende la palla. Vai. Una racchetta che riusciamo a far tutto bene, peccato per questo manico che alla lunga un pochino vibra, poi dopo lo vedremo anche nel blocco. Vai Emi, aumentiamo un po' il ritmo, vediamo come si comporta. Questa è fuori, però comunque è una racchetta veramente con un tatto, buona questa, con un tatto veramente ottimo, la palla proprio si sente alla grande. Non mi tiene. Vai Emi, ultima. Vai, vediamo se ti faccio punto. Guardate, questa lenta. E poi lì, nell'angolino. Racchetta che comunque anche quando lo spingiamo ti dà tanto, perché comunque si muove bene nonostante il peso abbastanza elevato e ha un tatto veramente, veramente ottimo. Vai Emi, due blocchi. Ecco, qua invece l'ho sentita tanto vibrare. Peccato. 2 deade, o forse una, vediamo. Guardate gli effetti come sono buoni. Ecco, forse anche troppo buoni. Emi, ultima. Guardate anche adesso, non l'ho presa benissimo, però guardate gli effetti come la palla torna indietro, veramente ottimi. Alvin, l'hai provata da rete, ti dico io dall'alto che questa racchetta non è un cannone, però cioè, ho giocato penso a questa racchetta i 4 game più belli della mia vita, ero indemoniato, sviborato destra, sinistra, lungolinea, come se non ci fosse un domani per 3, che purtroppo mi hanno recuperato 3 volte, però comunque per 3 escono, anche lo smash piatto è molto buono, purtroppo ogni tanto tendeva a scapparmi la racchetta per via del manico, quella è colpa mia che non metto un overgrip. Però anche invece i colpi lavorati, quando non vuoi andare a tutto braccio, cioè la palla si sente tantissimo e si riesce comunque a giocare colpi profondi, il kick alla grata bene, cioè veramente dall'alto, super polivalente, super offensiva. D'altronde è la racchetta di Alex Ruiz, c'è scritto control, ma è comunque Ruiz è un giocatore offensivo. Mi dicono sempre, ma non consigli mai le racchette per, anzi ci dicono sempre, le racchette per noi mancini. Ecco, questa è una racchetta anche per giocatore mancino, offensivo, polivalente, cioè per qualsiasi tipo di giocatore mancino va benissimo. Questa sì, Da livello, ripeto, però intermedio, alto, in su. E adesso vedete la solita sequenza, ma davvero una super pala che io ho adorato dal primo colpo. La provo dall'alto. Adidas di Ruiz dall'alto, vai Alvin! Basta questa di Vibora, no? O volete pure questa? Incredibile come esce la pallina. Qui è un po' esagerato. Vai, andiamo avanti, l'ultima Vibora, vai, poi passiamo. Veramente rapida, esce super potente. Come si sente pure nel kick. Vai, un altro kick. Per 3. Questo ho smashato tipo Alvin, scusate. Questa proprio non mi è venuta la voglia, mi ha tirato una ciofeca, cioè
Quello è da per 4, non è da per 3. Un altro. Fa smash piatto, adesso 2 per chiudere. Altro. Ti do anche lo stunk. Racchetta che dall'alto è super divertente, anche quando si deve lavorare qualche pallina davvero top, top, top. Alvin, abbiamo fatto tutte cose, adesso tira fuori il telefono perché dobbiamo dare i voti alla Adidas Adipower Multiweight CTRL 3.3 e io l'ho detto corretto e tu no perché hai detto control. Da fondo campo 8, pallonetti, 7, a rete, 8,5, controllo, 8,5, maneggevolezza, 7, uscita di palla, 7,5, punto dolce, 7,5, effetti, 8,5, aspetta che non mi ricordo che c'è, potenza, 8, per 3, 8,5, smash, 8, vibora, 9, rapporto qualità-prezzo ai 270 euro attuali. 7,5. Ma che voti abbiamo dato? La media non l'ho fatta, però che votoni! Abbiamo detto tutto di questa super pala, la migliore delle Adidas. Prima di salutarci, Se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace al video, commentate la domanda di Amy, dite a un vostro amico di seguirci e attivate la campanellina. qual è la vostra Adidas preferita? Scrivetelo nei commenti. Questa sempre. Ciao. Ciao!